E va bene, dobbiamo prendere atto del fatto che se ogni tanto qualche cosa non ci sconvolge la programmazione del canale, noi non siamo contenti. Che cosa è successo questa volta? Che qualche giorno fa Microsoft, con tutte le buone intenzioni, è uscita con un nuovo aggiornamento che, anziché risolvere dei problemi, ne va a creare tantissimi e in certi casi arriva a bloccare completamente le macchine in un ciclo di riavvio infinito. Come fare a prevenire questo problema e a risolverlo nel caso in cui ti si sia presentato è proprio l'oggetto del video di oggi. E allora andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. I problemi che può darci questo aggiornamento sono davvero variegati. Può succederti al riavvio, dopo averlo terminato, di trovarti la barra delle applicazioni in questa situazione, in cui tutte quante le icone sono scomparse e il PC è quasi inutilizzabile. Alternativamente può anche succederti che le icone semplicemente smettano di rispondere ai click del mouse. Completamente morte. Oppure può succederti di andare a cliccare su un'icona come ad esempio Microsoft Edge e trovarti aperto qualcosa di completamente diverso. E questo purtroppo è il meno, perché in tanti altri casi succede che l'aggiornamento viene recepito da Windows, ma nel momento in cui viene installato si entra in un ciclo senza fine di riavvii del computer. Ovviamente l'installazione non viene terminata e il computer è completamente morto ed inutilizzabile. Il nome di questo aggiornamento è KB50.32.190, come ti lascio scritto qui in alto. Crea problemi sulle versioni di Windows 11 23H2 e 22H2. Non crea problemi invece sulla versione di Windows 11 21H2 semplicemente perché questa versione non viene aggiornata. Mentre questo aggiornamento non esiste sulle versioni di Windows 10, quindi se hai Windows 10 puoi stare assolutamente tranquillo. Inoltre, leggendo su Reddit, mi sono accorto che molti utenti hanno segnalato l'insorgenza dei problemi anche qualche giorno dopo l'installazione di questo aggiornamento. Quindi, anche se sul tuo computer è stato già installato e fino ad ora non hai avuto problemi, purtroppo non possiamo considerarci completamente fuori pericolo. E allora andiamo a vedere come comportarci nei confronti di questo aggiornamento nei vari casi in modo da evitare qualsiasi tipo di complicazione. La prima cosa da fare sarà portarci in basso sul tasto Start. Facciamoci clic su e individuiamo l'icona delle impostazioni che andremo naturalmente ad aprire. Una volta aperte le impostazioni, sul lato sinistro sceglieremo l'ultima voce, quella che si chiama Windows Update. Apriamo gli aggiornamenti di Windows e andiamo a verificare nella cronologia degli aggiornamenti la presenza o meno di questo aggiornamento incriminato. Possiamo farlo cliccando sulla frecciolina sul lato destro e ci verranno mostrati tutti gli ultimi aggiornamenti installati sul nostro computer. Ed ecco qui il nostro aggiornamento incriminato, il KB50.32.190. Nel caso in cui sia presente sul tuo computer, quello che devi fare è scendere un po' più in basso ed individuare quest'altra voce, quella con il cestino a fianco, che si chiama Disinstalla gli aggiornamenti. Facciamoci clic su e andiamo ad individuare l'aggiornamento incriminato. Eccolo qua. Aggiornamento per la sicurezza per Microsoft Windows KB50.32.190. Mi raccomando, non sbagliarti. Per disinstallarlo ci porteremo sul lato destro sul pulsante Disinstalla e ci faremo semplicemente clic su. Ci verrà chiesto di confermare se vogliamo disinstallare questo aggiornamento, cosa che naturalmente andremo a confermare con il pulsante Disinstalla e partirà la disinstallazione dell'update. Attendiamo nel termine. L'aggiornamento è stato disinstallato e per sicurezza ti suggerisco di procedere con un riavvio del sistema.
Ed ecco fatto, il nostro aggiornamento è stato disinstallato e il sistema è finalmente al sicuro. Ma come procedere invece nel caso in cui questo aggiornamento blocchi il computer in un ciclo continuo di riavvii? Ebbene, quello che dovremo fare mentre il computer cerca inutilmente di riavviarsi è di tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando questo non si spegne e successivamente ripetere questa operazione una seconda volta. Quando lo accenderemo per la terza volta, il computer entrerà in una schermata esattamente come questa. Ed è proprio da questa schermata che dovremo portarci dapprima sulla risoluzione dei problemi per poi aprire le opzioni avanzate. Nelle opzioni avanzate troveremo l'opzione per la disinstallazione degli aggiornamenti in cui sceglieremo la voce disinstalla l'ultimo aggiornamento delle funzionalità. Fatto questo dovremo confermare con questo pulsante di voler disinstallare l'ultimo aggiornamento delle funzionalità. E nuovamente partirà un riavvio del sistema durante il quale l'aggiornamento verrà finalmente disinstallato e il nostro computer tornerà esattamente come prima. Non ho illustrato con dovizia di particolari la manovra del doppio riavvio, ma semplicemente perché ne avevo parlato in un video precedente. Per cui se tu avessi difficoltà e fossi bloccato sulla schermata di boot del sistema, per tua comodità ti linko qui in alto il video con tutti i dettagli su come effettuare questa manovra. E nella speranza di poter finalmente riprendere la nostra normale programmazione, ma soprattutto che tu non abbia alcun problema con questo aggiornamento, ti lascio anche nella descrizione di questo video un paio di articoli di riviste di settore che ne parlano con maggiori dettagli. E prima di concludere, come di rito, ci sono alcuni piacevolissimi ringraziamenti che vanno quest'oggi a Giuseppe Velardo, Danilo Ceccaroni, Gianluca Mimo, Renzo Bosio e Antonio Capone per essersi abbonati al canale e quindi vi do ufficialmente il benvenuto nel club dei gentiluomini. Ma altri ringraziamenti vanno a Musicology76 e Davide Barraco per i loro generosissimi super grazie. Ragazzi, io vi ringrazio con tutto il cuore per il supporto che date a questa community, ma l'ultimo ringraziamento, come sempre, è quello rivolto proprio a te, che hai guardato questo video e mi hai fatto compagnia durante questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento, come sempre, alla prossima!